Buongiorno alle mie principesse e miei principi. Allora, come state questa mattina? Come state questa mattina? Sono qui a darvi un booster vitaminico. Booster vitaminico per le mie ragazze e i miei ragazzi. Allora, vediamo com'è questa giornata, va bene? Quali sono i suggerimenti, quali sono i consigli? So che state studiando tantissimo, so che state vivendo dei miracoli stratosferici inimmaginifici ed è bellissimo. Allora, per supportare la consapevolezza e il vostro destino, è il capolavoro della vostra vita, fate le meditazioni stamattina, va bene? Fate le 3 meditazioni, quelle che vi ho messo come meditazioni guidate nella playlist, le 3 meditazioni le potete fare una dietro l'altra, tanto sono brevi, e poi le altre due, le ultime due che ho messo, quelle di Afrodite, quelle dove c'è scritto farà impazzire il mondo, e l'altra della natura selvaggia, me le fate 2 o 3 volte al giorno, ok? Stamattina, poi al pomeriggio e poi la sera, va bene? Ecco qui, queste sono le nostre pillole animiche, diciamo. Ecco, detto questo, mettiamo 3 varianti e vediamo un po' questa giornata di oggi per indirizzarci al meglio, va bene? Allora, tanto con le meditazioni e la consapevolezza stiamo già parati comunque. Allora, mettiamo qui, ve le numererò o con dei simbolini sopra o con dei numerini, non lo so ancora. Mettiamo variante 1, variante 2, variante 3. Allora, partiamo con questi, vediamo un po'. Questo è un video sempre valido, dal momento in cui lo guardi. Vediamo. Lo stiamo registrando in queste giornate di temperatura mite, qui al sud Italia. Sembra l'Arizona, con una temperatura mite di 48 gradi. L'Arizona! Ok. Vediamo. Vediamo, facciamo 3 varianti. Mettiamone una, prima variante, seconda variante, terza variante, poi ci mettiamo le carte delle fate, sulla prima, la seconda, sulla terza. Poi ci mettiamo le Karma Cards, sono consigli, suggerimenti, vediamo un po'. Mettiamo 1, 2 e 3. Allora, ragazze mie, potete sentirle anche tutte e tre come una variante unica per questa giornata, per quello che può accadere oggi, o due, sentirne due, prima una e poi l'altra, oppure sentirne solo una. Lasciatevi ispirare, ragazzi miei, dalla vostra maestria. Prima variante, seconda variante, terza variante. E partiamo dalla prima variante. Queste le mettiamo qua, le spostiamo questo qua, quindi mettiamo terza variante giù, seconda qua, così, seconda qua, sì. Allora, vediamo un po'. Prima variante. Il mare, partenza, ritorno, capacità deduttiva delle situazioni. Il mare mi parla di emozioni, di inconscio, subconscio, della vostra anima. State facendo un grande viaggio interiore, no? Noi della nostra famiglia, comunità di Taromantic, stiamo facendo un viaggio bellissimo nelle profondità sotterranee, il regno Octonio, di Ade. E quindi mi dice che grazie a questa profondità che stai facendo, grazie a questo viaggio nelle profondità che stai facendo, ti arriveranno intuizioni importanti oggi che hanno a che fare proprio col grande potere di coraggio che hai avuto nello scendere nelle profondità. È possibile tu stia partendo, sei in partenza o stai ritornando, fatto sta che da qualche parte, fatto sta che oggi avrai delle capacità deduttive, cioè avrai delle intuizioni rispetto al tuo viaggio interiore che si può palesare all'esterno sotto forma di un viaggio che stai per fare o di un viaggio che hai fatto. Il viaggio che facciamo esternamente è sempre un viaggio interiore, Ci spostiamo nei luoghi, ma i luoghi sono immagini della tua anima che ti permettono di accedere
a, a dei livelli di conoscenza che senza quel viaggio a livello anche fisico non avresti potuto fare. Quindi la tua anima ti spinge ad andare verso luoghi. Alcuni di voi stanno programmando un viaggio, stanno per fare un viaggio che le toccherà l'anima. Mm? Il viaggio, ripeto, può essere sia a livello fattivo, prenoto un viaggio, vado a un viaggio, oppure un viaggio proprio interiore. E oggi arriverai a delle deduzioni di questo viaggio interiore, intuizioni. Vediamo cosa dicono le fate. Sii te stesso, ti arriveranno delle intuizioni oggi e devi praticarle. Pratica, abbi il coraggio di praticare le intuizioni che ti arriveranno oggi. Perché questa circostanza esige autenticità che è alla base del tuo potere personale. Quindi ragazze mie, ragazzi, fate le meditazioni, quelle due sull'autenticità, quello sulla meditazione della natura selvaggia e quello di Afrodite, perché farai qualsiasi cosa tu stia facendo oggi, implica ciò che stai facendo, la pratica della tua unicità. Vediamo che dice la Karma Cards. Abbi fede, tutto è per il meglio. Quello che ci insegniamo sempre qui, no? Avere fede negli eventi, che sono enti, entità, spiriti, dei. Avere fede in tutto ciò che capita, perché tutto ciò che capita ha a che fare con delle forze che ti arrivano, con degli eventi, affinché tu possa avere il coraggio di oltrepassare vittoriosa tutte le tue paure e i tuoi attaccamenti. Come fai a superare paure e attaccamenti oggi? Prima di tutto fai le meditazioni che ti ho messo sul canale e rimani aperta, e rimani aperto. Oggi avrai la prova di aver praticato la tua autenticità, forse per alcuni di voi per la prima volta. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Allora, mettiamoci queste. Cosa accade oggi? Due di coppe, 10 di spade, 9 di bastoni. Mi stanno dicendo che c'è una tappa dolorosa importante con una persona, mi parla d'amore. E si è chiusa una tappa, il 9 di bastoni, vedo che c'è o silenzio o stai sulla difensiva o stai elaborando una tappa dolorosa con una persona, può parlare d'amore, di relazioni, di qualsiasi altra persona con la quale c'era una relazione di vicinanza, 2 di coppe, la vedi anche tu, no? Quindi c'è una chiusura al centro di questa relazione, un'elaborazione di un dolore e ti vedo sulla difensiva in questo momento. Abbi fede, tutto è per il meglio. E allora per chi non l'ha fatto, ragazze mie, o per chi l'ha fatto solo per 10 volte, riguardatevi l'11ª volta il mio podcast Fiamme Gemelle, Anime Gemelle, la chiave assoluta di tutte le relazioni. Perché qua il divino, quest'oggi, ti darà la prova di quanto l'elaborazione del dolore, dell'assenza di amore, ti abbia dato delle capacità e dei talenti che tu pensavi essere impossibili. La capacità prima di tutto di inclusione. Come vi ho detto nel video delle fiamme gemelle, anime gemelle, la mancanza non è assenza, ma è invisibilità. E siccome per l'uomo ciò che ci resta da conoscere è il divino, l'invisibile, allora dialogate con gli spiriti, dialogate con l'invisibile. E oggi tu avrai delle intuizioni, capacità deduttiva, dove potrai sperimentare empiricamente il tuo coraggio. E ricordiamo che il coraggio è la sola e unica virtù che permette all'uomo di fare il viaggio nelle sue profondità
e quindi morire alla vecchia realtà che vede tutto distinto e separato e rinascere alla nuova realtà in cui tu diventi mago, co-crei insieme all'universo. Mettiamo le due altre. Morte, 10 di spade, 8 di spade. Quello che può accadere oggi è che ti puoi sentire la mente che si arrovella rispetto a una chiusura che c'è stata amorosa o relazionale. Devi dire ferma, perché qua abbiamo la razio, la razio al palo, la mente razionale al palo. Quindi abbiamo la razio, tu fatti lo screenshot oggi di questa fotografia, di questa qua, ecco, fatti lo screenshot così, la razio al palo, perché qua con l'otto di spade vedo la razio che ti vuole acchiappare oggi, va bene? E allora tu che fai? No, dici no. Io mi faccio le meditazioni, mi vivo le emozioni, perché le emozioni che vivo, tu, razio, non me le anestetizzi più. Perché la razio, la mente razionale, 8 di spade, vuole anestetizzarti le emozioni, fartele sentire meno. Come? Con l'analisi mentale. L'analisi non permette di sentire tutte le emozioni, ma te le anestetizza e allora tu ti senti debole. Invece tu devi sentirla tutta questa emozione ai 10 di spade. Se oggi ti arriva un'emozione a 10 di spade, che è un'emozione che la razio giudica negativa, tu sentila tutta, celebra. Sentiti il video anche Magia Pratica a 3 oggi. Come celebrare l'emozione. E sentirai, avrai una capacità deduttiva potentissima. Abbi fede, sii te stessa. Sii te stessa cosa vuol dire? Sii la coralità di spiriti che ti abitano, fatti supportare da quello che realmente sei. Tu non sei un soggetto separato. Tu sei il genio, la sciamana, lo sciamano, lo spirito guerriero, il tuo spirito animale. Tu sei i tuoi antenati, i tuoi avi, lo spirito romantico. Tu sei tutta questa coralità di spiriti. Allora oggi permettiti di sentirla fino in fondo e vedrai che tutto volgerà per il meglio. Ok, ci mettiamo la razio qua, mettiamo una carta positiva per te oggi, vediamo. 8 di bastoni, io qua vedo comunicazioni oggi, vedo comunicazioni, ricevi comunicazioni, vedo energia in movimento, l'energia che riprende, guarda qua come stavamo fermi. Per te al positivo c'è l'8 di bastoni, 9 di coppe, riceverai comunicazioni che ti faranno stare molto molto felice oggi. A discapito di questa sensazione qua in cui ti vedevo un po' più incriccata dalla razio. Di cosa parlano queste comunicazioni, 8 di bastoni oggi per te? 5 di spade, comunicazioni che permettono di metterti alle spalle la razio, permettono di metterti alle spalle delle tensioni mentali, anche la forza. Ricevi comunicazioni che mi parlano di recupero o comunicazioni che ti tolgono da uno stato di tensione, va bene? Sii te stessa, mi raccomando, è te stesso e vai come un treno, d'accordo? Per tutte le ragazze che non hanno visto il Lui Lei di questa settimana, dove ho messo la razio al palo, invito a guardarlo perché il Lui Lei di questa settimana, della settimana che va dal 22 al 28 luglio 2024, è molto forte quel Lui Lei ed è proprio questa cosa qua. Va bene? Riguardatelo ragazze, va bene? E vedete che, come fanno tantissime nostre veterane, riguardano il Lui Lei a metà settimana, proprio per vedere che le cose poi si predispongono così come abbiamo visto, no? Perché sono energie che lavorano all'interno di noi. E quindi ragazze mie e ragazzi, tutto una bomba, mi raccomando, la razio al palo e fatevi guidare dalla vostra mente creativa. Quindi detto questo ragazzi miei e ragazzi, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, passo alla seconda variante, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua! Allora, eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la seconda variante. Andiamo a vedere la cosa è contraddistinta, il miracolo della vita di questa giornata. Vediamo. Parallelamente
autostima, ascoltare, ottimismo. Questa è la giornata in cui sentirai proprio, sentirai una gioia dentro di te in questa giornata. E sentirai che l'altra persona fuori da te, come tutte le circostanze, non sono divise e separate, ma sono distinte ma non separate. E qua ci sarà autostima, cioè l'autostima cos'è? Vi ho spiegato, non mi ricordo adesso in quale ultimo podcast, che noi non siamo soggetti distinti e separati dal tutto, ma siamo una coralità di spiriti. E quindi dentro di noi c'è lo spirito del genio, lo spirito del mago, la sciamana, lo sciamano, la bambina interiore, il bambino interiore, e lo spirito guida, lo spirito animale, i nostri avi, i nostri antenati. Quindi noi quando diciamo io stima di me, ho stima di tutte le forze che ho dentro, che hanno a che fare con questa coralità di forze. Allora questa carta ti chiede, ascolta questa coralità di forze che ti hai dentro e sentiti ehm, supportata o supportato da tutta questa coralità, sentiti supportata dal tuo destino, dal tuo capolavoro di vita. Ascolta questo e ci sarà ottimismo e autostima. Ok, vediamo cosa ci dicono ancora le fate. Cambiamento nella dieta, se migliori la tua alimentazione anche la tua vita ne trarrà beneficio. Questa è una carta che ti esorta ad avere un po' più di accortezza a mangiare cibi di stagione in questo periodo e ad avere magari più sali minerali, ti esortano ad avere uno stile alimentare conforme al, al momento, al momento proprio a livello di estate. Siamo in estate, se senti questo video di inverno è è un altro tipo di alimenti, no? Quello che la natura offre. Molti di voi hanno fatto un cambiamento nello stile alimentare, dicono che sta andando bene perché questa è la carta delle facoltà psichiche che grazie anche ad un alleggerimento del corpo a livello anche di sostanze nutrienti, cioè l'essenziale, ti porta ad avere anche intuizioni, apertura del terzo occhio e facoltà psichiche. Ehm, Ed è la carta del cibo di stagione anche, no? Perché madre terra, noi siamo terra, siamo figli di madre terra, allora mangiare i cibi di stagione ci porta sempre di più a connetterci con l'essenza del cambiamento della terra, di madre terra. È come se noi ci nutrissimo degli strumenti di madre terra. Ok. Cosa ci dicono le karma cards? Medita, vedi? Medita ogni giorno e controlla i tuoi pensieri se vuoi un quotidiano migliore. Allora, ragazzi miei, la stesa parla chiaro. Aprite la mia playlist Meditazioni guidate e fatevi questa mattina o se le sentite il pomeriggio o la sera le 3 meditazioni che vi ho messo. Sono piccoline, proprio perché permettono un'attenzione cosciente sulla la presenza. L'attenzione cosciente per noi occidentali è fondamentale farla tante volte al giorno, più volte al giorno, perché non siamo in Oriente, che abbiamo delle forme pensiero, una forma mentis differente, e l'attenzione cosciente sulla presenza più volte al giorno è funzionale per noi occidentali. Quindi dice medita, fatti quelle meditazioni e vedrai che ti centri. Se vuoi controlla i tuoi pensieri, se vuoi un quotidiano migliore, quindi centrati, apriti, come ti dico anche in quelle meditazioni, e vedrai che va tutto bene in questa giornata. Va bene? Avrai l'autostima, ascolterai di più, avrai ottimismo. Ok. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito a questa giornata. Allora, vediamo. Cosa accade in questa giornata? Cosa prevede il karma e il dharma? Per i miei ragazzi che hanno scelto la seconda variante. Il Papa, Cavaliere di Denari, il Matto. Alcuni di voi stanno affrontando per affrontare un nuovo periodo a livello lavorativo.
una nuova tappa ci sarà a livello lavorativo oggi. C'è un cambio, cambiamento, e cambiamento è il matto. Credo che sia per questioni che riguardano il lavoro, quindi può arrivare una nuova tappa nel lavoro oggi per te. Questa nuova tappa ha bisogno che tu mantieni fede alle lezioni spirituali apprese, sia a livello di consapevolezza, quello che studiamo sempre, sia attraverso la pratica della via esoterica, no? Perché vi dico sempre che la via esoterica è una via empirica, cioè va praticata. Come? Con le meditazioni, con la presenza costante, con l'attenzione cosciente. Qua mi dicono che a livello lavorativo oggi arriva una nuova tappa, questo matto qua. E ti dicono di essere ottimista rispetto a questa nuova tappa, perché si è concluso un ciclo dell'apprendimento spirituale di alcune tappe a livello lavorativo. Cosa vuol dire a livello lavorativo alcune tappe? Dei tuoi talenti, tue potenzialità sono arrivate a un certo culmine e si esprimeranno in una nuova fase. C'è un cambio su tutto, vediamo un po'. Due altre, 4 di spade e il 6 di coppe. Ti vedo molto felice oggi. Mi parlano qua d'altro. Se a livello lavorativo c'è un fermo, oppure c'è qualcosa di fermo qua che non avanza per quanto riguarda ciò che vuoi ottenere a livello lavorativo, arriva una nuova tappa oggi. Questa nuova tappa è a livello di coscienza, a livello energetico, una nuova tappa sul lavoro. Ti dicono connettiti con la tua parte più gioiosa, con le meditazioni che ti ho detto, 6 di coppe, e questo farà sì che tu in questa giornata avrai nuove ispirazioni e intuizioni. Vedo anche una riconnessione con persone che non sentivi da tempo per alcuni di voi, con un'amica importante, un amico importante, è una persona che conosci da tempo qui, una riconnessione con questa persona, con la quale magari non ti sentivi da tempo. Oppure può essere una riconnessione con i tuoi figli oggi che ti daranno nuova allegria, nuova gioia. È una giornata dove c'è un po' di tutto, però il tutto mi parla di un cambiamento del tuo stato vibrazionale e frequenziale che ti darà molto ottimismo, va bene? Vediamo energia positiva per te in questa giornata e 10 di coppe. Qua vedo una bellissima condivisione e familiare, con bellissima condivisione familiare, bellissima condivisione con le persone che ami, con le persone che ti stanno vicino. Vedo condivisione oggi per te oggi. Sì. Una nuova tappa di condivisione, ascolterai o ti chiamerai, qua c'è un 3 di spade, una persona che non sentivi da tempo, vedo condivisione per te, una persona che vuole fare punto a capo. Vediamo cos'altro su 10 di coppe, energia positiva. Re di bastoni. Qua io vedo sia la tua energia che si riprende ed è un'energia di volenterosa, di voler fare, e poi c'è anche una persona che vedo con la quale tu condividerai dei bellissimi momenti oggi. Re di bastoni, il 10 di coppe, cioè da una situazione che era un po' più stagnante a livello emozionale, vedo una riconnessione con una persona importante o delle persone importanti. Certo che questa persona vedrai che metterà sforzo e impegno nell'andare incontro a una condivisione insieme a te. Può essere una persona che non sentivi da tempo, può essere una persona, può essere sul posto di lavoro. Mi parlano di due cose, sia a livello affettivo che a livello lavorativo. Quindi a livello lavorativo c'è una nuova tappa, laddove c'era un fermo ti vedo di nuovo avere ispirazioni, idee creative. Laddove a livello relazionale, emozionale, vedo una riconnessione con persone che già conosci. Oppure vedo la riconnessione col tuo spirito bambina e il tuo spirito bambino, che ti permetterà di fare un cambio a livello energetico e ti porterà a sentire la bellezza di una condivisione anche familiare, mi spiego? Sì. Anche amici intimi, amici stretti possono essere. Vediamo cosa porta l'energia del matto oggi. 4 di bastoni, assolutamente. Vedo incontri, vedo incontri. Vedo incontri, vedo lasciarsi fluire, vedo un incontro con una o più persone o che conosci già, o vedo incontri familiari, vedo che a livello intuitivo, per quanto riguarda il lavoro, oggi arriveranno ispirazioni riguardanti maggiore stabilità sul profilo lavorativo. Va bene?
Ok, ragazze mie e ragazzi, detto questo, io faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima. Io passo alla terza variante e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Allora, eccoci qua per la terza variante per le mie ragazze e i miei ragazzi. Andiamo a vedere questa giornata di oggi da cosa è contraddistinta in particolar modo. Vediamo un po'. Il faro, speranza, luce, traguardo vicino. C'è un traguardo che vuoi raggiungere e oggi avrai molta fede in questo traguardo che vuoi raggiungere. C'è qualcosa di vicino che ti sta raggiungendo e oggi sentirai l'energia di qualcosa che è in arrivo, no? Qualcosa che è in arrivo, si vede il faro. Qua abbiamo il mare, tu stai in mare, stai arrivando al faro, a un porto, stai arrivando da qualche parte e avrai qualcosa di... un traguardo vicino sentirai oggi. Ecco, vediamo cosa ci dicono il resto delle carte. Le fate? Vacanza, molti di voi stanno andando in vacanza, sono già in vacanza, avranno delle risposte che stavi cercando in vacanza o in ritiro, un viaggio, mi parlano di spostamenti di vacanza, mi dice che c'è un traguardo vicino, forse nell'andare in vacanza e lì avrai altre risposte, intuizioni, o stai organizzando, oggi organizzerai una vacanza. Vediamo cos'altro. La tua casa parla di te, abbine cura. La tua casa, prima di tutto come casa, noi abbiamo la nostra casa e il nostro essere. Prenditi cura del tuo essere, magari facendo una vacanza, magari questa carta ti dice abbi cura del tuo essere, abbi cura degli spiriti che sono dentro di te, in qualità di spirito del genio, dello sciamano, della sciamana, lo spirito guerriero, lo spirito della bambina interiore, lo spirito romantico, lo spirito dell'animale totem, dei tuoi antenati, dei tuoi avi, sono tutti dentro di te. Ecco, quella è la tua casa. Prenditi cura della coralità di spiriti che ti abitano. Come te ne prendi cura? Sentendoli, sentendo che ti danno, loro si danno a te. Prenditi cura di questo. Prenditi cura di te stesso, di te stesso. Che cosa vuol dire? Amati, ama la coralità di spiriti che ti sono all'interno. E affidati anche, fatti supportare da loro. Va bene? Ok, vediamo cosa ci dicono i tarocchi in merito. Vediamo, mettiamoci questi. Per la giornata di oggi, per le mie ragazze e i miei ragazzi della terza variante. Il giudizio, il sole e il 2 di bastoni. Molti di voi stanno pensando di organizzare una vacanza. Molti di voi vi siete date conto che avete bisogno di diversivo, di gioire, state pianificando qualcosa, o di vedervi con degli amici, state pianificando una vacanza, vi siete date conto che questa cosa per voi è importante. E oggi prenderete delle decisioni inerenti a questa vostra spinta energetica di andare verso. Oggi vedo che ti chiamerà anche, riceverai notizie felici, è possibile notizie per andare in vacanza, non lo so, notizie di spostamenti. Riceverai notizie felici oggi, il giudizio che mi parla di notizie, la chiamata, il sole di felicità, notizie e anche di notizie felici che ti vedono prendere una decisione, che ti aprono delle possibilità, quindi notizie felici che ti aprono delle possibilità. Guarda, il 9 di coppe mi parla di benessere, notizie felici che ti aprono a una felicità. Mettiamone due altre. La ruota, tre arcani maggiori, arriva un cambio oggi. Wow, il carro mi parla di viaggi, di spostamenti e di vacanza. È possibile che ricevi notizia che ti devi spostare oggi e questo ti fa felice, o ricevi notizia all'improvviso, c'è un cambio improvviso che ti porta a spostarti, a prendere la decisione di spostarti e questo ti fa felice. Oppure ricevi notizia da parte di qualcuno, una notizia felice che qualcuno si sposta all'improvviso verso di te. Arriva magari a casa tua qualcuno che viene in vacanza da te.
Fatto sta che come comune denominatore è una stesa molto positiva, con ben 4 arcani maggiori, significa che c'è un intervento divino nell'andare incontro a una speranza, un ottimismo, un traguardo vicino. Quindi se stavi aspettando notizie, se è una stesa molto felice questa, che mi parla di notizie felici che arrivano, che ti vedono aprire nuove prospettive, cambiamenti all'improvviso che portano ad avanzare, quindi a sentirti molto forte e bene. Vediamo un po', energia positiva per te oggi. La regina di coppe, l'energia positiva è che la regina di coppe mi parla di pazienza, pazienza nel prendere decisioni, vedo che ti lasci fluire, non devi fare niente se non ricevere oggi. Riceverai. Qua c'è un cavaliere di coppe, qua ricevi notizie da qualcuno, notizie felici che ti fanno felice. Vediamo la regina di coppe ancora al positivo. 6 di coppe, wow. Qua io vedo che il 6 di coppe mi parla di notizie che ricevi di natura emozionale da parte di una persona o che sta a distanza o che stavi aspettando, possono essere anche notizie dei tuoi figli. E vedo che sarai molto felice oggi con queste notizie che ricevi, magari dei figli che vengono in vacanza da te o tu che vai in vacanza dei figli, oppure se non ci sono figli io vedo che ricevi notizie da persone affini a te, possono essere delle anime gemelle, no? In qualità anche di amici, non solo una persona di interesse. Vedo che l'amore gira dalla tua parte oggi, sei molto, o sei già in vacanza, vedo che tutto fluisce a tuo favore in questa giornata e quindi mi dicono abbi cura di te, abbi cura di tutto quello che ti accade in questa giornata perché è emanazione degli spiriti, della coralità, della pluralità di spiriti che ti abitano. Vediamo di cosa mi parla questa ruota il carro, in particolar modo, oggi, dell'imperatrice. Ricevi notizie a tuo favore, tutti arcani maggiori, questa è la tua giornata. Notizie felici che presuppongono qualcosa di più, un po' più in là. C'è un cambio all'improvviso oggi, notizie che ti portano felicità, hanno a che fare con un avanzamento, spostamento o qualcosa che ti rende proprio felice, tutto a tuo favore con l'imperatrice, anche se sei uomo, tutto è a tuo favore e l'imperatrice mi parla di esito, di successo, che ha a che fare con qualcosa di emozionalmente che ti rende felice. Ragazze mie, tanto poi mi farete sapere, mi può parlare anche di lavoro o di un incontro, vedete voi dove vi risuona perché siamo a migliaia, va bene? Quindi ragazze mie e ragazzi, detto questo, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!